Buongiorno amici di Cerconcentro, oggi vi parlerò di uno dei più antichi edifici di archeologia industriale del centro Italia, ovvero lo zuccherificio di Rieti. Questo zuccherificio fu dal punto di vista architettonico edificato nel 1873 e venne legato alla figura di Emilio Maraini, che divenne tecnico e dirigente dello stabilimento e poi successivamente uomo politico nel 1887. Lo zuccherificio ha due grosse parti dal punto di vista architettonico, una in muratura e mattoni, che venne edificata nel 1783 e rimase più o meno uguale per una decina d'anni. Poi furono fatte una serie di addizioni fino alle importanti addizioni degli anni 50 che vennero realizzate in calcestruzzo e intonacate. L'edificio ha una lunga storia fatta di momenti alti e di una produzione che arrivò a 5.000 quintali di zucchero prodotto giornaliero sotto la direzione di Maraini. La volontà per cui questo edificio ebbe così tanto successo fu dovuta proprio all'incontro fra il principe Potenziani, che aveva dei campi qui e che aveva una forte produzione di barbabietole, e questo Emilio Maraini, che veniva da Lugano, che era un forte tecnico della produzione di barbabietola, fece un manuale e che in qualche modo trasformò Rieti e lo zuccherificio in un centro pilota per la produzione di barbabietole. Qui venivano esaminate chimicamente e la produzione aumentò. L'edificio appunto produceva zucchero, fino agli anni 40 produceva solo zucchero grezzo, che veniva poi inviato alle raffinerie di San Pier d'Arena e di Ancona. Negli anni 40 verrà costruita anche la raffineria e la produzione dello zucchero verrà fatta interamente all'interno della città di Rieti. In una parte dell'edificio era possibile far entrare i treni, ma in ogni caso nel 1873, a 100 anni dalla costruzione del primo edificio, lo zuccherificio dovette chiudere perché la logistica di Rieti in qualche maniera la isolava dal resto d'Italia e lo zuccherificio non era riuscito a lavorare le 500.000 tonnellate di barbabietole, che era un po' lo standard che si stava diffondendo fra gli altri zuccherifici d'Italia. È stato il primo zuccherificio d'Italia con un'organizzazione industriale, diciamo il primo, ed era motore in un qualche maniera dello sviluppo della lavorazione della barbabietola da zucchero. L'edificio è estremamente interessante, soprattutto nella parte del 1873 in pietra e in mattoni. Ha un ampio respiro, dei lucernai enormi e una grossa ciminiera. Quando venne fatta una ricerca di quante caldaie in Italia c'erano, a Rieti si scoprì che ce n'erano solo 4 alla fine dell'Ottocento ed erano tutte quelle che producevano lo zucchero all'interno dello zuccherificio. La vegetazione si è completamente ripresa il possesso di questo edificio, che oggi ha una sua magia anche solo essere visto così, sembra lo scenario di un video heavy metal o di un film dell'orrore. Vi assicuro che è peccato che non si possano fare visite dovuto l'autorizzazione, ma altrimenti è un'emozione particolare venire qua e vedere e respirare quest'aria. L'archeologia industriale appunto è questo fenomeno che viene a recuperare oggetti che dall'Ottocento, dalla prima industrializzazione, arrivano a noi e che noi oggi ci troviamo a usare, a sfruttare e a valorizzare. Ci vediamo alla prossima. Questo è Carlo Narducci e vi saluto dallo zuccherificio di Rieti. A presto!